Benvenuti ragazzi, benvenuti amici e benvenuti all'ennesima video lezione. Stiamo parlando dei popoli, delle civiltà dell'Asia, no? La scorsa volta abbiamo parlato dell'Iran, poi in precedenza, Sofì, non mi mordere. Abbiamo parlato della Cina, dei tanti imperi della Cina, dei mongoli che sono arrivati fino in Europa e oggi parliamo dell'India, poi parleremo anche del Giappone, quindi vedete di tante civiltà extraeuropee, extraoccidentali. C'ho Sofì qua che mi morde, la piccola Sofì che poi è diventata grande. Ma non sei un cane, perché mi lecchi? Mi sta azzannando, mi sta sfregiando, quindi sarebbe forse il caso di farla andare. È la mia mascotte, la piccola Sofì, la mia aiutante in queste video lezioni che però, insomma, non tanto mi aiuta. Vuoi almeno salutare i nostri videoascoltatori? Fai ciao con la zampina, guarda, guarda i nostri ascoltatori. Ah, non mi mordere. Beh, lasciamo andare, le facciamo fare un bel salto. Parliamo dell'India. La cosa che spicca nella storia indiana, a mio parere, è che l'India è un paese che quasi mai è stato unificato in un'unica entità politica, in un impero, a differenza della Cina, a differenza del Giappone. Noi, quando siamo ignoranti, pensiamo a questi popoli, a queste civiltà come le città imperiali, l'impero della Cina, l'impero del Giappone. In questo caso abbiamo ragione, ma l'impero dell'India qual è? L'impero dell'India non c'è propriamente in età medievale moderna, cioè non c'è nessuna dinastia, non c'è nessun gruppo di persone che riesce di fatto a unificare totalmente l'India. Quando l'India viene unificata sempre in parte, mancano sempre alcuni territori e vedremo che forse soltanto una dinastia riuscì a occupare quasi, diciamo quasi tutta l'India, però in realtà l'India spesso è sempre stata frammentata tra diverse entità politiche, perché voi direte l'India è un territorio immenso, sì, ma anche la Cina lo è. Voi direte, ma l'India è un territorio più difficile, più variegato rispetto a quello della Cina, no? Più difficile da controllare. Beh, e comunque vedremo. Partiamo dall'antichità, così come abbiamo fatto per la Persia la scorsa volta, non perché andiamo nel dettaglio, vedere la storia dell'India, però ci può interessare il fatto che forse l'unica volta in cui l'India è stata unificata al 100% lo è stata dal 320 al 180 avanti Cristo. Quindi insomma moltissimo, moltissimo tempo fa, dal 320 al 180 a.C. Vi è stata la dinastia buddista dei Maurya. Questa dinastia buddista in cui appunto il buddismo, questa religione appunto originaria dell'India, Siddhartha Gautama, il Buddha era appunto indiano, il buddismo prese piede e si diffuse in tutta l'India anche perché appunto i Maurya lo imposero ufficialmente come religione dell'India. Però vedete, non dura poi tanto a lungo l'impero buddista dei Maurya. 320 nel 180 si è già sfaldato, anzi aveva iniziato a disgregarsi in realtà già molto prima del 180. L'impero dei Maurya si va disgregando in varie dinastie locali, mentre pensate che ben presto una parte dell'India del Nord, nell'India settentrionale, cadde sotto l'influenza dei sovrani greci della Bactriana. Pensate, Alessandro Magno era arrivato anche lì. La Bactriana era l'attuale Afghanistan, ok? Dove Alessandro fondò una delle tante città che lui chiamò Alessandria. I greci, ovviamente discendenti dell'impero di Alessandro Magno, l'impero di Alessandro Magno si era diviso, no, in tante entità politiche, i greci dell'impero della Bactriana riuscirono in qualche modo a sottomettere, almeno da un punto di vista culturale, per due secoli un insieme di vaste regioni del nord dell'India, d'accordo? Quindi pensate, i greci in Afghanistan e in Bactriana per 2 secoli si unirono a un pezzo del nord dell'India, ovviamente i greci della Bactriana a loro volta, che ve lo dico a fare, lo sapete, si erano separati dall'impero dei Seleucidi.
una delle entità politiche in cui appunto si era diviso l'impero originario di Alessandro Magno per 2 secoli. Quindi prima di Cristo noi abbiamo una originalissima fusione tra elementi buddisti e elementi greci. Molti non lo sanno questo. Molti sostengono che se l'India nei successivi 2000 anni praticamente non è mai stata riunificata al completo, questo sia dovuto proprio al buddismo. Cioè il buddismo sarebbe, secondo alcuni storici, una religione, una filosofia, una mentalità poco adatta all'espansione imperiale, poco adatta alla centralizzazione del potere da parte di un solo centro di sovranità, da parte di un imperatore. Infatti, possiamo vedere, andando avanti nella storia dell'India, che molti imperi indiani vengono dall'esterno. Cioè molti imperi indiani vengono fondati da conquistatori che vengono dall'esterno. Abbiamo già visto i greci della Bactriana, ma sono una piccola cosa rispetto a quello che saranno popoli nomadi delle steppe che verranno a conquistare i territori indiani, e poi soprattutto agli arabi oppure ai nomadi delle steppe che magari avevano assunto la religione musulmana e che vennero a fondare degli imperi in India provenendo dall'esterno. Quindi molti degli imperi della storia dell'India a partire da Gesù Cristo, cioè negli ultimi 2 anni, sono imperi fondati da conquistatori che vengono da fuori. D'altra parte, la classe dirigente indiana nei secoli, per molto tempo, è stata sempre quella che discende dall'invasione dei nomadi arii. La classe aristocratica, i sapienti indiani per secoli, non avevano affatto un'origine indiana, perché venivano dal popolo antichissimo degli Arii, che erano dei nomadi dell'Asia centrale, arrivarono in India da un altro posto, d'accordo? Ci sono dei regni che conquistano la maggior parte dell'India, per esempio dal 320, facciamo una carrellata veloce, al 535, me li sono segnati sui miei schemi, dopo Cristo, noi abbiamo il regno di Gupta. Il regno di Gupta è forte, è ben centralizzato, però il regno di Gupta riesce a conquistare soltanto regioni dell'India settentrionale. Inoltre, all'interno di questi 2 secoli, l'India dei Gupta subisce numerose invasioni dall'esterno, a partire dal 430 d.C., ma non solo nel 430, molte invasioni per moltissimo tempo da parte degli Unni. Pensate, gli Unni provenienti dall'Asia centrale sono arrivati anche in India, i cosiddetti Unni bianchi invasero più volte l'India nel periodo della dominazione Gupta. E attenzione, arrivano anche gli arabi si espandono veramente dovunque, iniziano a invadere l'India numerose tribù degli arabi a partire dal 711 d.C. Gli arabi invadono l'India e conquistano proprio dei territori, cioè formano delle entità politiche vere e proprie. Dal 999 al 1030 abbiamo un conquistatore che anch'esso viene da fuori, si chiama Mahmud il Grande Ghazna ed è un sultano turco di religione musulmana, anche lui viene da fuori. Abbiamo già parlato a proposito dell'Iran, è vero, dell'Iran la volta scorsa, della dinastia dei Gazdavidi. Mahmud il Grande Ghazna fa appunto parte della dinastia dei Ghaznavidi, che erano turchi che provenivano dall'Afghanistan, e quindi come invasero l'Iran, la Persia, invasero anche nello stesso periodo l'India. Mahmud il Grande, sultano turco, lui è sul trono del suo impero, che ha come base l'Afghanistan, dal 999 al 1030. Pensate che dal 1001 al 1026 questo signore, dal 1001 al 1026, portò avanti ben 17 invasioni dell'India, ben 17 scorrerie in India da parte dell'impero Gazdavide,
a partire dall'Afghanistan. E questi turchi provenienti dall'Afghanistan conquistarono molte zone dell'India, tra cui stabilmente per molto tempo il Punjab, perché si rivelarono superiori militarmente. Ghaznavidi e la dinastia combattevano con una cavalleria moderna, una cavalleria del tutto superiore che si dimostrò superiore rispetto alla fanteria rinforzata da elefanti degli eserciti indiani. Il regno dei Ghaznavidi venne poi distrutto, attenzione, da Muhammad di Ghor, che regna dal 1162 fino al 1206. Questo signore distrugge il regno dei Ghaznavidi e sconfigge anche molti signorotti indù e quindi conquista un pezzo dell'India, d'accordo? Sconfigge i signorotti indù dei Rajput, sconfigge questi Rajput nella battaglia di Taraori nel 1192. Quindi vedete quanti conquistatori. Voi dite, per me sono nomi strani, ma se c'è qualche indiano tra voi si rende conto che anche per gli indiani questi sono nomi, non dico strani, ma non sono nomi indiani, capite? Muhammad sono conquistatori che vengono da fuori, musulmani. L'India inizia a subire una serie numerosissima di conquiste da parte di capi militari musulmani che vengono dal di fuori e quindi è chiaro che l'Islam inizia a conquistare molte anime in India. Un altro signore che da schiavo era diventato generale, un altro personaggio, Aibek, nel 1206 riesce a uccidere, ammazza Mahmud di Ghor che abbiamo citato poco fa, lo uccide e si proclama sultano di Delhi, ok? Sultano di Delhi, e anche lui un musulmano, d'accordo? Si proclama sultano di Delhi nel 1206 o forse qualche anno dopo, resterà sultano di Delhi, attenzione, fino al 1526, quindi un altro regno musulmano, questa volta veramente importante, il sultanato di Delhi, dal 1206 al 1526, a un certo punto il sultanato di Delhi riuscirà a conquistare tutta l'India del Nord ed è un regno musulmano, quindi che rappresenta anche una religione che non è originariamente indiana, che è stata importata da fuori. Certo che il regno dei Delhi poi andrà in declino, alla fine possedeva soltanto pochi territori, però comunque ha una storia lunga. Il sultanato di Delhi e altri principati indiani subiscono le invasioni mongole nel 1221 al 1316. In tutto questo periodo noi abbiamo invasioni mongole. Se avete studiato con me i mongoli, o comunque se avete studiato in qualche modo i mongoli, se li conoscete, sapete che si tratta di invasioni di scarsa portata, di scarso significato, perché uno dei pochi posti che i mongoli non riuscirono mai a conquistare e contro cui non lanciarono neanche mai una vera spedizione importante, posti in Asia, uno dei pochi posti che i mongoli in Asia nel loro immenso impero non riuscirono a conquistare, è proprio l'India. Quindi l'India non viene conquistata dai mongoli, i mongoli non riescono a conquistare l'India. Il sultanato di Delhi e altri principati musulmani vengono a significare l'annientamento del buddismo indiano, che prima era quasi l'unica religione, la religione prevalente, ma questi islamici sono intolleranti, distruggono conventi buddisti, distruggono i templi, distruggono gli scritti, le opere del buddismo indiano. Nel 1330 il sultanato musulmano di Delhi raggiunge la massima espansione sotto Muhammad. Vedete, sono nomi che non sono propriamente indiani, sono nomi della tradizione islamica. Muhammad ibn Tughlaq
è il sultano di Delhi che porta nel 1360 alla massima espansione il suddetto sultanato, anche perché conquista il Deccan, cioè una regione del sud dell'India. Oltre a possedere quasi tutto il nord dell'India, il sultanato di Delhi conquista anche buona parte del sud dell'India, in particolare la regione del Deccan. E come vi ho anticipato all'inizio, questo diciamo è l'unico regno in 2000 anni di storia che sarà riuscito a unificare non proprio tutta, ma quasi tutta l'India. Ad ogni modo, proprio dopo la conquista del Deccan, forse già da prima della conquista del Deccan era iniziata in realtà già la decadenza del sultanato di Delhi, perché c'era il buddismo a nord, c'era l'induismo al sud. Possibile che insomma, nessuno riesca a rifondare un regno nazionale contro questi invasori musulmani. Ci riesce qualcuno nel 1347, attenzione, il sultanato di Delhi perde territori a favore di un regno indù nazionalista che quindi porta avanti una resistenza nazionale, e il cuore di questa resistenza indù è la città di Vijayanagar. Significa città della vittoria. Città della vittoria, che è un nome emblematico per il cuore della resistenza indù. Il principato di Vijayanagar porta avanti tutta una serie di guerre contro il Deccan musulmano, che a un certo punto si sfalda. Nel 1490 il Deccan si sfalda e quindi si indebolisce, si sfalda perché si spezzetta nei 5 sultanati del Deccan, che continueranno a esistere fino al 1527, quando appunto verranno aboliti. Nel frattempo noi abbiamo anche l'invasione di Tamerlano, e ne abbiamo parlato parlando di Tamerlano, che viene da Samarcanda, viene dalla Transoxiana, viene dall'attuale Uzbekistan, e anche lui era musulmano, è un turco-mongolo. Tamerlano. Nel 1398-1399 abbiamo la terribile invasione da parte degli uzbeki di Tamerlano in India. Il sultanato di Delhi fa proprio una brutta fine. La città di Delhi viene devastata, saccheggiata, orribilmente distrutta da Tamerlano. Tamerlano incamera anche nel suo impero molte regioni dell'India, tra cui il Punjab. Però abbiamo visto, se avete visto le mie lezioni su Tamerlano, che l'impero di Tamerlano cessa di esistere molto rapidamente dopo la morte del suo conquistatore. Insomma, il sultanato di Delhi, avete capito, perde territori. Diciamo che nel corso del 400, in realtà, nel corso del 400, il sultanato di Delhi ha sovranità quasi soltanto sulla città di Delhi. Ha perso praticamente, aveva quasi tutta l'India, ha perso tutti i territori. Alla fine del 400, lo sapete, arrivano i portoghesi con le loro navi e fondano i primi porti in India. Nel 1498 arrivano i portoghesi e arriva questa potenza navale coloniale europea, e arrivano non in maniera disinteressata naturalmente i portoghesi. Per capire quello che succede dopo, insomma contemporaneamente in India, dobbiamo riallacciarci a un qualcosa che abbiamo visto nella lezione precedente. Ricordate che abbiamo detto che Selim, il sultano dell'impero ottomano, stiamo parlando dei turchi ottomani, non riesce a conquistare la Transoxiana? Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato nella lezione precedente, e abbiamo parlato dell'importanza della Transoxiana, che è l'attuale Uzbekistan, ok? La Transoxiana era la regione carovaniera delle grandi città della Via della Seta come Bucaro, Samarcanda, ed era, l'abbiamo appena ricordato, il posto da cui partì l'avventura di conquista di Tamerlano, che era appunto originario di Samarcanda.
Abbiamo già detto nella precedente lezione, parlando dell'Iran, ma lo ripetiamo, parlando dell'Iran e delle guerre tra l'Iran dei Safavidi e l'impero ottomano, abbiamo detto che la Transoxiana era la porta per l'India. Conquistata la Transoxiana si poteva facilmente invadere l'India. L'impero ottomano non ci riesce, l'Iran gli si mette contro, nonostante la vittoria che Selim, l'abbiamo visto nella scorsa lezione, ma lo ripetiamo, nonostante la vittoria che Selim, capo degli ottomani, ha nei confronti dei Safavidi iraniani della Persia, la vittoria di Caldiran nel 1514, l'impero ottomano non riesce ad approfittare di questo, non riesce ad approfittare di questo, anzi vi ricordo che l'Iran dei Safavidi, salvando in questo modo l'India da quella che sarebbe stata una spaventosa invasione di turchi ottomani, la dinastia dei Safavidi riesce anche proprio a chiudere la porta dell'India, in che modo? Occupando il Khorasan. Il Khorasan è una regione importantissima dell'Iran orientale. Se tu conquisti il Khorasan arrivi facilissimamente in India. Vediamo se riesco a scriverlo. Ok? L'ho scritto bene? Il Khorasan è l'est, è una regione orientale dell'Iran, e lì vi erano appunto nomadi della Transoxiana dell'Uzbekistan che avevano occupato il Khorasan, d'accordo? Abbiamo già visto che nella lezione precedente Ismail, il capo dell'impero dei Safavidi in Iran, Ismail, riesce a scacciare questi uzbeki, questi nomadi dal Khorasan e a riunificare l'Iran, ma anche, attenzione, conquistando e controllando il Khorasan, questa nuova dinastia iraniana, i Safavidi, chiude le porte dell'India, ok? Perché il Khorasan si trova in Iran, ma è proprio la porta d'accesso all'India. Quindi Ismaili, i Safavidi cacciano gli uzbeki che erano arrivati da Transoxiana dal Khorasan, e quindi non si può più entrare in India. In questo modo aiuta sicuramente gli indiani a non essere invasi un'altra volta. Ma c'è sempre però un altro conquistatore in agguato. Perché vi ho parlato di questo? Perché fate attenzione. L'Iran, Ismail, lo Shah di Persia della dinastia dei Safavidi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, caccia gli uzbeki, i nomadi della Transoxiana dal Khorasan. Tra questi nomadi che vengono scacciati dall'Iran vi è un signore, un principe che si chiama Babur, che è un musulmano sunnita. Viene scacciato dal Khorasan, dove va? Se ne va in Afghanistan, ok? Se ne va in Afghanistan e conquista Kabul. E nel 1506 Babur diventa il signore della città di Kabul. Babur vive tra il 1486 e il 1530. Vedete che è una vita non particolarmente lunga, tuttavia Babur si mette in evidenza come uno dei 10 o 12 più grandi conquistatori della storia, uno dei più grandi conquistatori di ogni tempo. Lui cerca prima di conquistare la Transoxiana, parte dall'Afghanistan, come vi ho detto, cerca di conquistare la Transoxiana, l'Uzbekistan, non ci riesce, allora si dirige verso l'India. Con una manovra militare incredibile riesce a superare alcune montagne che dividono l'Afghanistan dall'India e a conquistare vastissimi territori dell'India. Il sultanato di Delhi, che abbiamo visto si era già ridotto ai minimi termini, scompare nel 1526 a seguito dell'importantissima battaglia di Panipat, una delle più importanti battaglie della storia del mondo. A Panipat, appunto, battaglia importantissima, Babur, che poi sarà detto Babur il grande conquistatore, riesce a conquistare Delhi
a eliminare il sovrano di Delhi, ma non solo, a conquistare velocissimamente moltissime regioni dell'India. Anche qui non sarà tutta l'India. Questo impero, fondato da Babur, detto Babur il grande conquistatore, è ovviamente l'impero Moghul. Si forma l'impero Moghul, il famosissimo impero Moghul in India, che viene anche detto impero Moghol o anche impero Gran Moghol. Si preferisce però chiamarlo impero Moghul. Lui, avete visto, è un musulmano che viene dall'Afghanistan, prima stava in Iran, ok, tuttavia usa un nome mongolo, Moghul, cioè fa riferimento alla sovranità dell'impero mongolo. Quindi questo grande impero indiano, l'impero dei Moghul, ha un nome che comunque lo identifica con l'impero mongolo. Perché? Perché l'impero mongolo aveva avuto una sovranità immensa in tutta l'Asia, e quindi in qualche modo Babur pensa alla sua creazione politica, al suo impero, come ovviamente un'entità politica che è in continuità con il vecchio impero mongolo. Babur estende il suo impero in India, mentre arrivano i mercanti portoghesi, abbiamo detto prima, nei porti di Goa, nei porti di Diu, iniziano a commerciare, a comprare pepe spezie che i mercanti, soprattutto mercanti arabi, portano dall'Indonesia verso l'India. Babur e l'impero Moghul sono molto tolleranti nei confronti dei cristiani europei, portoghesi, permettono loro di stanziarsi e di commerciare tranquillamente. E, che dire, nel 600 i discendenti di Babur estenderanno ancora l'impero Moghul, ecco, anch'esso occuperà quasi tutto il territorio indiano, quasi tutto. Quindi inizia all'inizio del 500, poi si espande sempre di più, si espande anche nel 600, allorché ai mercanti portoghesi che erano arrivati nel 500 si aggiungono altri mercanti cristiani europei, cioè i mercanti inglesi, i mercanti olandesi e i mercanti francesi. Ma questa ovviamente è un'altra storia. Noi per ora chiudiamo qui con la formazione dell'impero Moghul all'inizio del 1500. Parleremo, attenzione perché la nostra storia dell'India continua, parleremo ancora dell'espansione e vedremo che fine fa l'impero Moghul nel 600 e poi nel 700, e forse già lo sapete, ci sarà la conquista britannica. Poi ovviamente parleremo dell'India anche fino ai tempi moderni, ovviamente anche nel XX secolo, fino ai giorni nostri. Adesso chiudiamo, ecco, però prima di chiudere abbiamo parlato dell'India. Nel Medioevo abbiamo addirittura iniziato dall'antichità, nel Medioevo fino al 1500. Diciamo qualcosa dell'economia, delle strutture sociali dell'India. L'India è sempre stato, in tutto questo periodo, antichità, medioevo, inizio dell'età moderna, un paese contadino, un paese con più di 500.000 villaggi, un numero sterminato di villaggi contadini, con una tecnologia tradizionale, con un lavoro manuale. Si coltiva molto, ci sono moltissimi villaggi, si coltiva molto cereali, si coltiva riso, si coltivano tante cose, però questo va a danno dell'allevamento, cioè viene ridotto il pascolo. Questa è una struttura, è un elemento, è un punto negativo dell'agricoltura indiana, c'è poco pascolo, ci sono pochi animali. Ho sbagliato, non si tratta di pochi animali, gli animali sono numerosi, però sono quasi inutili, soprattutto i buoi. Gli animali buoi sono numerosi ma sono denutriti perché l'allevamento proprio è assolutamente in abbandono. Quindi diciamo che sono abbastanza inutili dal punto di vista dell'economia questi numerosi animali bovini e malnutriti, perché non servono per mangiare carne, perché la morale indù proibiva di ucciderli e di mangiarli e di mangiare la loro carne. Però attenzione, questi animali non vengono neanche utilizzati come forza motrice
d'accordo, per muovere degli aratri o delle macchine agricole che non esistono, perché il lavoro è quasi tutto manuale, un'agricoltura intensiva, un'agricoltura irrigua, molto fragile, che ha bisogno di continuo intervento degli esseri umani, un po' simile all'agricoltura cinese. Quindi non si usano quasi strumenti, non si usano quasi strumenti trainati da buoi. Quindi diciamo che non danno concimi, non servono all'agricoltura, gli animali possono fornire solo latte, il latte dalle vacche è l'unica cosa che si prende dagli animali. Quindi abbiamo questa totale sottoutilizzazione dei buoi e degli animali in generale che danneggia l'India. Abbiamo visto una cosa del genere parlando, se andate a vedere le scorse lezioni sulla Cina, nella Cina, avere pochi animali non significa solo avere pochi animali da mangiare oppure da utilizzare in agricoltura. Significa anche avere pochi animali da cavalcare anche per la guerra, avere pochi buoi significa anche avere pochi cavalli. Come in Cina, questo danneggerà moltissimo l'esercito. Di fronte ai cavalieri nomadi con l'arco che invadono l'India, non c'è una cavalleria indiana di solito, quindi c'è questo problema, diciamo così, in agricoltura. Poi l'agricoltura si trova in una situazione di instabilità, di precarietà, anche perché dipende dai monsoni, dai venti monsoni, sono dei venti tipici dell'India e quindi è un'agricoltura monsonica, dipende dalle piogge monsoniche. Devono arrivare i venti in un certo periodo dell'anno, per un certo tempo, per provocare un certo numero di piogge. I monsoni, questi venti, provocano piogge monsoniche e quindi forniscono l'umidità che rende fertile la terra, ok? Quindi le piogge monsoniche determinano quella stagione caldo-umida che va da giugno a ottobre, che è estremamente fertile. Qual è il problema? Forse avete già capito che i monsoni, questi venti, sono assolutamente imprevedibili. Quando una forma agricola è affidata ai venti per funzionare, è affidata a degli elementi naturali e non a forti strutture derivate dal lavoro umano, quel tipo di agricoltura è estremamente precario, è instabile, rischioso. I monsoni sono imprevedibili, la pioggia può arrivare in ritardo, la pioggia può non arrivare abbastanza, può essere insufficiente, al contrario può piovere troppo. Quindi un'agricoltura, capite come l'agricoltura indiana, fragile, irrigua, basata sui canali di irrigazione, fortemente intensiva, con il lavoro umano al posto degli strumenti, un'agricoltura che somiglia al giardinaggio, è molto rischiosa. Le piogge non arrivano, oppure sono poche, oppure sono troppo abbondanti e facilmente vi è possibilità di inondazioni, di carestie, di disastri. Continuamente l'agricoltura e il suolo indiano sono punteggiati da carestie improvvise, i monsoni non arrivano, niente, non, il raccolto non c'è, non cresce. Oppure inondazioni che distruggono il raccolto, fanno decine e decine di migliaia di morti, appunto smottamenti, inondazioni di fiumi, catastrofi di ogni tipo. Questo diciamo è il problema dell'agricoltura indiana. Per quanto riguarda il commercio, lungo proprio i secoli che abbiamo trattato, il commercio certamente in India per molti secoli funziona un commercio navale, l'abbiamo visto da differenti porti, ma in particolare da Calicut. Infatti anche i portoghesi, il primo posto in cui sbarcano in India, lo vedremo nell'argomento delle esplorazioni, scoperte geografiche e colonialismo, il primo posto in cui sbarcano in India è Calicut, un porto nell'India nord-occidentale. Dal porto di Calicut e da altri porti si trasportano prodotti pregiati dall'Oceano Indiano verso
l'Europa, ma anche dall'India verso la Cina, dall'India verso l'Europa oppure dall'India verso la Cina. Prodotti molto significativi come il pepe oppure legni pregiati, vengono dall'India molti regni pregiati. Chi trasporta questi prodotti dall'India al Mar Rosso, dall'India al Golfo Persico e poi nel Mediterraneo orientale, dove c'è Venezia o altri mercanti del Mediterraneo pronti ad acquistarli nei porti del Mediterraneo orientale, Alessandria d'Egitto, e a smerciarli in tutto il resto dell'Europa? Sono gli arabi. Già a partire dal 700, cioè già a partire da subito dall'VIII secolo d.C., ottavo, diciamo nono secolo d.C. compiutamente, sono i mercanti arabi che dominano l'Oceano Indiano. Quindi anche nel 1500 è così, cioè ormai nel 1500, fine 400, inizio 500, quando i portoghesi arrivano in India, nell'Oceano Indiano, si accorgono che anche in Africa orientale, anche in Kenya, Malindi, tutta la costa dell'Africa orientale, la maggior parte dei mercanti sono arabi nel 1500, quindi ormai da quanti secoli? Da 8, da 9, da 8 secoli, d'accordo? I mercanti sono quasi tutti arabi, quelli che solcano l'Oceano Indiano. Attraverso le proprie navi i mercanti arabi arriveranno anche alle parti più orientali, alle parti più estreme, più lontane dell'Oceano Indiano. Nel 1414 gli arabi arrivano in Indonesia e non arrivano solo i mercanti, arrivano anche coloro che convertono all'Islam. Infatti voi sapete che anche adesso l'Indonesia oppure la Malesia per la maggior parte sono di religione islamica. Vedete fin dove riesce ad arrivare l'Islam, l'espansione islamica. L'Islam è arrivato arriva nel 400, nel 500, ma già nel 400 a convertire alla religione musulmana, alla religione di Allah, persino l'Indonesia, quindi terre molto orientali nell'Oceano Indiano. E quindi nel 1414, perché ho detto 1414? Certo, la conversione all'Islam dura molto tempo, ma il 1414 è una data proprio importante, emblematica, perché il sovrano di Malacca, uno dei sovrani indonesiani, si converte all'Islam, d'accordo? Ovviamente arrivando lì non si porta solo la religione islamica, ma si fanno affari, si fanno profitti. Tutti sanno che verso la fine del 400, proprio poco prima, pochi anni, pochi decenni prima che lì negli stessi posti arrivassero anche i portoghesi, lì arrivano i mercanti arabi in isole, non tanto quelle più grandi come Giava, Sumatra, ma isole, piccoli arcipelaghi dell'Indonesia, come soprattutto le isole Molucche. Lì ci sono le spezie, chiodi di garofano, cannella, zenzero. E quindi i mercanti arabi si arricchiscono ancora di più perché porteranno in Cina, in India, in Europa, attraverso il Golfo Persico, il Mar Rosso, fino al Mediterraneo orientale, le spezie delle Molucche. Poi arriveranno anche i portoghesi che riusciranno a subentrare agli arabi. Spero che questa lezione sull'India vi sia piaciuta, come ho detto, ne faremo anche altre. Vi ringrazio anche questa volta. Continuate a seguirmi, le mie video lezioni, come vedete, toccano tutta la storia del mondo dall'anno 1000 circa fino ai giorni nostri, tutte le civiltà, tutti i posti, tutti i popoli del mondo, non solo l'Occidente, come vedete, tutte le civiltà, anche come stiamo facendo in questo ciclo di video lezioni. Stiamo parlando dell'Iran, stiamo parlando della Cina, stiamo parlando dell'India, stiamo parlando del Giappone e così via. Per ora vi ringrazio, vi saluto, continuate a seguirmi, arrivederci a tutti.